C'è qualcuno? Oggi siamo a Porto Maggiore Ferrara e siamo in visita alla delizia del Verginese. Il nome Verginese deriva dal canale Verzenese che anticamente scorreva qui nei paraggi. Non c'è una data certa su quando questa residenza sia stata costruita, sicuramente esisteva già alla fine del 400. Nel 1534 questa residenza, questa tenuta, viene concessa da Alfonso I d'Este alla compagna Laura Dianti e proprio per iniziative di Laura Dianti l'edificio viene trasformato così come lo vediamo adesso in questa struttura con queste 4 torri laterali. La struttura è quella di un edificio a 2 piani a pianta rettangolare a 2 ordini, con 4 torri merlate a pianta quadrata. A lato c'è una piccola chiesa settecentesca, unita all'edificio principale tramite un portico. L'interno viene decorato con stucchi a partire dal XVIII secolo, con fiori in stile Liberty, conchiglie, rosoni, cornici. L'edificio è circondato da un giardino denominato Brolo, che si rifà a ciò che sarebbe stato nel Rinascimento con fiori e alberi da frutto. Nei pressi è presente una torre colombaria che risale al XVI secolo ed un edificio che un tempo era lessicatorio e oggi, ristrutturato, è chiamato Vinaia del Sapere ed è destinato ad attività culturali. Nel 1590 Cesare d'Este, nipote della Dianti, cede la tenuta alla famiglia Picchiati. È dubbio che le nozze tra il duca e la sua compagna Laura siano mai state celebrate, o perlomeno non è giunta traccia dell'atto di matrimonio. Questo però è bastato perché il papato riprendesse possesso di queste terre nel 1598, avendo disconosciuto gli eredi. Nel 1771 subentrano i Vergellesi. Di seguito altre famiglie si succedono nella proprietà di questa costruzione fino nel 1932, quando viene acquisita dalla Cassa di risparmio di Ferrara, che poi la cede alla famiglia Fontana fino al 1972, quando questa famiglia la dona all'amministrazione provinciale. Durante la seconda guerra mondiale la residenza ha ospitato prima una guarnigione di soldati tedeschi e poi i rifugiati della guerra. È sede della mostra permanente Morsi in Matura e all'interno è presente anche un'esposizione di opere di Mario Maganini dedicata alla civiltà contadina. Queste sale sono sale che vengono spesso utilizzate per i ricevimenti da parte del servizio di catering e sembra essere successo qualcosa di strano proprio nella sala che stiamo per andare a vedere ora. Uno dei camerieri, l'unico presente nella struttura in quel momento, aveva appena apparecchiato un tavolo con tutte le posate e si era diretto nell'altra sala per apparecchiare anche quella tavola. A un certo punto ha sentito dei rumori di posate, pensando fosse un suo collega. Quando è tornato all'interno di questa stanza ha trovato tutte le posate sul tavolo messe a X, ma lui era l'unica persona presente all'interno del luogo. Questo è solo un magazzino, eppure qui dentro sono successe cose molto importanti e molto particolari. Uno degli eventi raccontati da una delle ragazze che lavorano all'interno della delizia riguarda la porta del magazzino. Porta molto pesante, è una porta che lasciata andare si chiude da sola per motivi di sicurezza. Un giorno è capitato di aver ben chiuso questa porta, come sempre fa, per ovvie ragioni, e di averla trovata aperta la volta successiva che c'è passata davanti. Indispettita, l'ha chiusa, ma la volta successiva che si è ritrovata ancora davanti al magazzino, l'ha ritrovata ancora una volta aperta. E questo è accaduto per tutto il giorno, tutte le volte che ci passava davanti. Al termine del suo orario di lavoro ha chiesto all'altra ragazza che lavora all'interno
della struttura il perché tenesse sempre la porta aperta. Questa ragazza in realtà gli avrebbe voluto fare la stessa domanda, perché anche lei la trovava sempre aperta e ogni qualvolta la chiudeva. Ma oltre alla porta anche gli oggetti di questa stanza sono stati trovati spesso fuori posto e spesso con la persona all'interno, nel senso che una volta è capitato che la ragazza rovestasse all'interno del magazzino e poco prima di uscire ha trovato una taniera come questa, molto pesante, davanti alla porta, che poco prima non c'era perché l'aveva appena aperta. Anche questi bidoni, che adesso si vedono impilati perfettamente difficilmente rimovibili, sono stati spostati. Una volta erano qui ben impilati come li vediamo adesso e il personale si era diretto verso la parete opposta per cercare del materiale. Quando la persona si è voltata ha trovato i 3 piatti dei bidoni esattamente ai suoi piedi. E questo semplice blocco di legno è il protagonista di un'altra storia, che però vedremo dopo. Perché vi sto mostrando che queste stanze sono vuote? Per il semplice motivo che dal piano sottostante è capitato molte volte di aver sentito il chiaro rumore di mobili spostati, di mobili trascinati come fossero delle scrivanie, quindi mobili pesanti, ma qui all'interno, come vediamo, in queste 2 stanze non c'è assolutamente nulla. In questa stanza c'è anche la riproduzione di un vestito di Laura e pare che questo vestito, durante delle passate indagini, sia stato oggetto di qualcosa di anomalo. Una sfera che sarebbe apparsa davanti al vestito si sarebbe mossa più di una volta verso la telecamera e poi di nuovo verso il vestito per poi sparire nel nulla. All'interno della stanza del vestito c'è un altro fatto ancora di cui parlare. Durante una registrazione audio di una delle precedenti indagini sarebbe stato percepito la voce di uno spettro. Anche una cartomante che è venuta alla Delizia molto tempo dopo ha raccontato di un presunto spirito maschile all'interno di questa stanza, ma all'interno di questa stanza sono accadute anche altre cose molto particolari. Una volta questo soffitto era del tutto mancante. Una donna che vive non molto distante da qua era in questa stanza con il suo marito quando il tetto era mancante ed era una splendida giornata di sole. Il marito della donna a un certo punto gli avrebbe detto di non spaventarsi, ma di guardare in basso alla sua sinistra. In basso alla sua sinistra c'era una terza ombra, allora inspiegabile. Le 2 persone si sono mosse quindi cercando di mantenere la calma per le altre stanze della Delizia fino ad uscirne, e pare che questa ombra li avesse seguiti proprio fino al brolo. La stessa ombra sarebbe stata avvistata nel brolo. 2 cacciatori, quando l'intera struttura era ancora dismessa, erano entrati all'interno del brolo con i propri cani e a un certo punto sull'erba, in una giornata soleggiata, avrebbero notato un'ombra apparentemente non appartenente a nessuno di loro. Loro si spaventarono e arretrarono scappando da quell'ombra e notarono che quella stessa ombra scappò come allarmata verso un'altra direzione. Anche la Torre Colombaria ha la sua storia. Pare che un cameriere di servizio catering all'interno della Delizia abbia visto una luce sprigionarsi dall'interno del piano alto della torre. Pensava che questa luce fosse una conseguenza dei lavori di rimodernamento eseguiti nella struttura, ma in realtà quella torre è completamente priva di corrente elettrica. Ma nel brolo c'è anche chi giurerebbe di aver sentito un bambino piangere. E sempre nei giardini intorno alla Delizia c'è una storia molto particolare da raccontare. Pare che alcuni bambini che giocavano tranquillamente all'interno di questo prato abbiano incontrato una bambina mai vista. Questa bambina ha chiesto a questi bambini se potesse giocare con loro. I ragazzi hanno accettato volentieri e hanno giocato a nascondino. All'arrivo del mezzogiorno i ragazzi hanno detto che era ora di tornare a casa e la bambina li ha ringraziati per aver giocato con lei. Poi questa bambina ha corso verso il bosco dal quale era uscita, bosco che si trovava ai tempi di fronte
alla delizia e adesso non c'è più. Questi bambini l'hanno inseguita per chiedere chi fosse, perché il paese non è così grande, i bambini si conoscevano tutti ma non conoscevano questa bambina, ma non l'hanno più trovata. E a quanto pare non sono gli unici bambini ad aver visto questa strana bambina senza nome. E in realtà dobbiamo tenere conto che durante l'estate molte famiglie rientrano dalla città e quindi nulla esclude che la spiegazione per cui questa bambina non fosse conosciuta da nessuno potesse avere queste basi reali. Questa finestra è molto particolare. Alcune persone affermano che dall'esterno hanno visto una donna affacciarsi ad essa, una donna vestita di bianco, che però non sarebbe Laura. La figura sarebbe quella di Violante, una donna a servizio di Laura che rimase incinta da parte di Alfonsino, il figlio minore che Alfonso I ebbe dalla sua compagna. Essa venne ripudiata dalla famiglia al suo ritorno alla corte veneziana, dunque sarebbe stata ripresa da Laura. La sua esistenza sarebbe avvalorata da una storica ferrarese che ne ha ritrovato riscontro in libri di cronache estensi. Ma da lontano c'è anche chi dice che la delizia si illumini di una luce blu. Il pilastro di legno che abbiamo visto poco fa si trovava qui. Noi ora siamo in una chiesetta che è annessa alla delizia del Verginese. La storia di questo piccolo pilastro di legno sta nel fatto che una volta i presenti in questa chiesetta hanno sentito dei passi provenire dal porticato che unisce la delizia alla chiesa. Finito questo strano rumore, si sarebbe sentito bussare, come due colpi, proprio sul pilastro di legno. I presenti hanno cercato di avere un dialogo con questa presunta entità e pare si trattasse di uno spirito femminile. Al termine di questo breve dialogo si sarebbero sentiti ancora questi due colpi sul pilastro di legno e l'entità se ne sarebbe andata. Un altro evento singolare accaduto all'interno di questa chiesetta come protagonista sedie come queste. Erano state disposte per le celebrazioni avvenute come di consuetudine lungo tutta la parete, tutte in linea. La chiesa era stata poi chiusa, ma quando è stata riaperta e i gestori della delizia sono entrati all'interno della stanza, hanno trovato questa sedia spostata in avanti rispetto a tutte le altre della fila. Noi ora sistemeremo nuovamente le sedie tutte in fila lungo quella parete e vediamo se il caso si ripresenta. Per concludere la lunga lista, esiste anche una foto scattata da un gruppo di ricerca sul paranormale, che nel rispetto dei loro desideri non pubblichiamo. In essa apparirebbe un presunto volto in dissolvenza. Avendo essa suscitato un grande interesse pubblico, ci riserviamo di aprire una piccola parentesi al riguardo durante l'analisi del nostro materiale.